Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche. Due carte. Affettive per la prima parte di aprile 2023 e abbiamo... Wow! L'imperatrice e la luna, ragazzi. Una forte femminilità. Per qualcuno parla di cicli femminili o di cicli lunari, semplicemente. Quando c'è la carta dell'imperatrice si parla sempre di espansione, o può essere un periodo dove essere madri o il ruolo di sì, il ruolo della maternità o la vostra mamma semplicemente possa richiedere un'attenzione speciale. L'essere madri intendo anche per gli uomini, riuscire ad essere madri di se stessi, quindi sviluppare quella parte amorevole, quella parte del divino femminile di cui parla la luna. Va bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi e la guida. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi, volate una carta dopo la raccolgo, e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, recupero quella carta che è caduta e arrivo subito. Allora, intanto iniziamo con una regina di spade. Wow, wow, due assi. Una regina di spade, un 6 di spade, asso di coppe, asso di denari, un 5 di coppe, un 5 di denari. E la temperanza, ragazzi. Wow. Allora, la regina di spade sento che potrebbe fortemente risuonare con questa imperatrice, quindi con questa madre di cui si parlava all'inizio. E il 6 di spade normalmente, ragazzi, fa proprio riferimento a qualche questione legato ai genitori e principalmente alla madre che è necessario lasciarsi indietro, ma probabilmente in questo caso non si riesce a lasciarsi indietro perché è girato al contrario. L'asso di coppe e l'asso di denari indicano una vostra voglia di ricominciare, mi verrebbe da dire a stare meglio, non so perché, però vedendo poi queste due carte ehm, ho come la sensazione che sia una persona un po' pesante che vi possa far scaturire, diciamo, paure legate al passato. Se fosse una persona vicino a voi, ha questo atteggiamento da madre oscura, mi viene da dire. Sono quelle mamme iperprotettrici o che vedono sempre tutto nero e che quindi vi mettono paura, vi tengono lì fermi. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo infatti attaccamento, 4 di pentacoli. Vediamo che altra carta. E che non riesco a capire se è la figura in questione che è attaccata a voi o se siete voi che siete attaccati alla figura, perché comunque il carro al contrario mi indica un non movimento o è qualcuno che non vuol scegliere di lasciarsi indietro qualche cosa. Tenete presente che la regina di spade come energia in sé è un'energia di una persona determinata, che non si fa scrupoli a tagliare cose o persone o atteggiamenti che non servono più, semplicemente fa quello che le conviene fare per arrivare dove vuole arrivare. Potrebbe essere, per darvi qualche indicazione, una persona che conosce dei testi particolari o custodisce un sapere particolare. Scrivetemi poi se vi risuona. Andiamo a vedere 6 di spade.
Re di spade, mondo e cavaliere di spade. Re e regina di spade, ragazzi. Allora, se fosse una questione legata alla femminilità, alla maternità nella relazione che voi avete, c'è come un bisogno di andare avanti decisi, ok? Il mondo è una carta di compimento, ripeto, anche il re di spade è un'energia che taglia senza problemi, è un'energia che sa come gestire le cose, sa come comandare, sa come allontanarsi in qualche modo da questa situazione un po' difficile. Anzi, vi dirò che con il cavaliere di spade potrebbe anche essere che si tenda un po' a fuggire. E qualcuno si potrebbe anche voler trasferire lontano a livello fisico, ma vi dico che se è una questione di credenze, come di solito parla il 6 di spade, potete anche andare dall'altra parte del mondo. Quella vocina di vostra madre o vostro padre un po' invadente ci saranno sempre finché non le elaborate dentro di voi. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 2 di coppe, 4 di bastoni. C'è voglia di innamorarsi, c'è voglia di cominciare, c'è voglia di fare il passo successivo all'interno della coppia. 4 di bastoni, ragazzi, è una carta che parla di compromessi seri, di festeggiamento, molte volte di matrimoni, di contratti. Tenete presente che ci sono re e regina di spade, quindi potrebbe essere una coppia per destino, però c'è qualche cosa a cui voi siete attaccati. Ripeto, poi dipende se la regina di spade siete voi, se è veramente una persona di fianco a voi. Lì cercate di adattare la lettura alla vostra realtà, come dico sempre. Sta di fatto che qua è come se si volesse un qualche cosa di vero, di reale, un amore. Può essere un bambino, perché qui abbiamo il mondo, l'asso di coppe, l'asso di pentacoli e la papessa. E la, scusate, e la, chissà perché ho detto papessa, e l'imperatrice. Voglio andare a vedere questo asso di pentacoli perché ho come la sensazione 8 di spade e appeso è diciamo la parte concreta che manca e credo che qui non vediate neanche tanto chiaramente come concretizzare la cosa. Come spostarvi o come ricominciare o come fecondare anche questo terreno fertile, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo il 5 di coppe, perché il 5 di coppe normalmente, ragazzi, indica una perdita di tipo affettivo, la perdita di un'occasione, la perdita di una possibilità, ma in realtà non è tutto perso, cioè ci sono ancora delle coppie in piedi, quindi si può ancora recuperare, anche qui asso di pentacoli, Mm. Mm. Ragazzi, ho come la sensazione che se stiate cercando un bambino, questo non sarà il mese adatto, o perlomeno nei primi 15 giorni di aprile ho come questa sensazione che come se i tempi le energie non fossero troppo a disposizione in questo senso. Diversamente, se non è il bambino il vostro caso, io ho come la sensazione che vogliate, allora, se è una coppia, regina e re di spade, ho come la sensazione che abbiate bisogno di una marcia in più, di un input in più, di una mossa in più da parte dell'altra persona. E invece questa persona tende a sfuggire un po', mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Regina di coppa al contrario. E papa. Ragazzi, io qui credo che allora il Papa è un invito a cercare una guida, perché tra il 5 di Pentacoli e la Regina di Coppe vi sento
parecchio c'è anche la luna, nella tristezza, nella nostalgia. Qualcuno, vi dico che nella seconda parte di aprile potrebbe attraversare un periodo un po' pesante. C'è anche un 3 di spade, c'è qualche cosa che vi porterà alla delusione e suppongo che sia questo asso di pentacoli. E il Papa normalmente fa riferimento a una guida spirituale, a un terapeuta. Andiamo a vedere la temperanza. Mm. Mm. Guardate, il matto e il 9 di coppe. Vi dico, è vero che la temperanza è a testa in giù, quindi in un certo senso manca ancora un reale equilibrio. Vi dico, io qui in realtà sento molta energia femminile, ok? E anche questi due assi sono due assi, diciamo, con un'energia, diciamo, prettamente femminile. C'è bisogno di un po' più di decisione, bisogno di andare un po' più dritti verso l'obiettivo e di fare anche quello che è il salto di fiducia, mi viene da dire, con questo matto. Mm? Il 9 di coppia in realtà è una carta di grande appagamento, è una carta che parla di sogno compiuto e anche la luna parla di sogno, però è un po' come se vi avviaste grazie a questa guida che non deve necessariamente essere una persona, ragazzi, molte volte può anche essere semplicemente un libro, un video, un film, qualsiasi cosa che a voi apra la mente e aumenti la comprensione. Però si va verso questa temperanza, si va verso la guarigione, verso il nuovo, verso, con questo 9 di coppe, verso quello che è il sogno compiuto e l'appagamento, quindi si inizia poi a star bene. Ho come la sensazione che dobbiate superare semplicemente questo periodo un po' teso, ecco, ma niente di drammatico, ragazzi. Mm? È vero, ci sono 2 5, sono 2 carte un po' di conflitto, potrebbe essere che nella seconda settimana di aprile vi facciate qualche domanda in più o qualche pianto in più per qualcuno, però tutto sommato, diciamo nella norma, via. Capita, no, a tutti di avere dei momenti dove si è un po' giù. Sono comunque arcani minori, quindi non c'è da preoccuparsi molto. Va bene, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine per gli amici del Capricorno e poi andiamo a vedere una meditazione. Wow, trasmutazione, bellissima. Bellissima carta, parla di fondamentalmente innalzare le vibrazioni. Bellissima carta, ragazzi. Se ci fate caso ci sono 7 fatine, ognuna colorata come un chakra. Si tratta proprio di elevare le vibrazioni, trasmutare quelle che sono le vibrazioni di dolore in... Guardate, usate la creatività, la rabbia e anche il dolore molte volte si elaborano, si buttano, il dolore con il pianto anche, però molte volte si può, scusate, utilizzare quel tipo di energia, trasmutarla magari in arte, magari, non lo so, in qualcosa di questo genere. Un modo per trasmutare la rabbia è proprio quello di fare arte. Andiamo a vedere ancora una meditazione. Mi venne mostrata un'autostrada piena di traffico, con le macchine che si muovevano veloci in entrambe le direzioni. Trasportavano persone che non avevano il tempo di guardarsi attorno, indaffarate com'erano a raggiungere la loro destinazione. Poi mi venne mostrato un viottolo di campagna, immerso nella pace e nella bellezza degli arbusti in fiore, con gli uccelli e i piccoli animali che si muovevano nel sottobosco. E sentii Dio, barra universo, in ogni cosa. Ed una grande pace, una grande quiete mi colmarono il cuore. Udii queste parole. Inizia ogni giornata nella mia pace e nel mio silenzio. Allora potrai continuare
e farai fronte in pace perfetta e con gioia a tutto quanto questo giorno ha in serbo per te. Comincia da oggi. Bellissime. Davvero l'amore trasforma e trasmuta come nessun'altra cosa. Dov'è? Trasmutazione. Ragazzi, le carte poi si ripetono, alla fine l'energia è quella. Perché è la più grande delle energie e il massimo potere di unificazione dell'universo. Ecco, questa ve la spiego in questo senso. Allora, ci sono delle scuole esoteriche che dicono, siccome tutto è uno, tutto è amore, che qualsiasi altro tipo di manifestazione, che tecnicamente è giusto, ma qualsiasi altro tipo di manifestazione emotiva è amore, però distorto, come la rabbia è amore, in realtà però è un amore talmente, diciamo, tra virgolette, malato del basso astrale, da essere distorto e da prendere la vibrazione della rabbia, ok? Scusate, adesso la parentesi. Sarà l'amore a saldarvi l'uno all'altro, sarà l'amore a fare di voi un tutt'uno, l'amore che vincerà ogni difficoltà e qualsiasi cosa possa separarvi e dividervi. Sviluppate la volontà di fare un passo nell'ignoto, senza paura e senza trepidazione. Matto, salto di fede. Per scoprire qualcosa del tutto nuovo. Non ci saranno vecchi solchi da seguire, ma vaste regioni sconosciute da esplorare, e sarà molto emozionante. Lasciate che io guidi ogni vostro passo lungo questa strada, ed il disegno completo si dispiegherà in tutta la sua perfezione. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti. Se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere. Da oggi potete anche abbonarvi al canale, e nella sezione degli abbonamenti tratto temi di crescita spirituale, temi di metafisica, parlo di chakra, di vibrazioni, di dinamiche energetiche, insomma cerco di darvi un'idea un po' più concreta di tutto quello che è il mondo sottile. Spero che possiate apprezzare questo sforzo. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!